Ciao a tutti e benvenuti al quinto Car Prix dell'Open Kart Rental Series 2021. Ci troviamo sul podio, così mi tiro avanti. Metti che non lo vedo alla fine, lo vedo ora. Oggi ci saranno i nuovi kart Sodi ST10, RT10, non mi ricordo, metterò qua sotto in descrizione, o meglio qui in sovraimpressione, il modello esatto dei nuovi kart e vedremo come vanno. Giornata ultra calda, più o meno ci saranno 40 piloti, dopo vedremo a fine turno in quanti siamo più precisamente. Oggi sarà dura, partirò subito dal primo turno e pista, sì dai, calda deve essere calda, però bisogna scaldare anche le gomme. È brutto, sono limitato in automatico. Ora, diciamo che avrei tirato altri 10 giri per capire meglio il kart e soprattutto la pista più o meno, dai, la conosco. Di là? Tutto di là. Tutto di là. Oh, non lo so. Faccio sempre traiettorie diverse, non sono stato un mago. Ora, per imparare dobbiamo seguire Bellissima. E lui! Quando vedrai il video, Bellissima, ti stiamo seguendo. È dura oggi. Ho fatto 17° posto. Cioè, pensate, mezzo secondo dal primo. Cioè, ma che livello abbiamo qua? E il primo 42, io ho fatto 47. Proprio poco, dai. Proviamo in gara a recuperare qualcosa. Parto nel secondo gruppo, sono gruppi da 11 piloti. E qua abbiamo anche qualcuno che parte dietro di me. E cerchiamo di fare un pochino gioco di squadra, dai. Ci si prova. Io provo a trainarti un pochino e cerchiamo di riuscire ad andare avanti. Esatto. Oppure facciamo da muro io e te, ci mettiamo in mezzo e abbiamo finito la gara. Non vi assicuro niente, ma provo ad attaccare la telecamera posteriore. Ci proviamo. Ho guardato e ci dovrebbe essere proprio il buco giusto per avere una discreta ripresa. Pronti? Era uno? Cosa si prende? Oh mamma mia, che va! Niente da fare per quanto riguarda GPS. In qualifica il segnale era a dir poco perfetto, gara 1, gara 2, niente GPS, quindi ho inventato, tra virgolette, una mia grafica e ho inserito i tempi manualmente. L'unica cosa di diversa che ho fatto tra la qualifica e le gare è stata quella di cambiare la batteria e ho inserito la batteria originale. Sarà stata quella? Insomma, io l'ho segnata con un bollino, così nelle prossime gare la andrò a riprovare.
sono rimasto senza parole, ma cos'è che ho detto? Direi gara compromessa. Adesso vi lascio un giro veloce effettuato subito dopo questo incidente. Devo iniziare a recuperare un po'. Ho riuscito a recuperarne 3 tutte in un botte, poi alla fine è successo quasi 3. Mi dispiace. Stai bene? Quando mi sono girato che ho visto te, no, tutto il casino. Mi hanno spinto dietro, mi hanno cacciato immagino. Là. Sono venuto contro te e mi hanno cacciato là. Ho detto, io non penso è stato, ero davanti. Peccato per gara 1. Uffa, non sapete quanto mi dispiace. Ci ho provato, ma ero riuscito a infilarne 3 in un botto. Ho detto, cavoli, qui faccio il sorpasso dell'anno. Niente, io ero davanti, quindi non penso di aver colpe. Poi riguarderò il video, ma niente, pensavo comunque di aver finito al 7° posto, invece guardando la classifica sono arrivato 9. Almeno non sono andato 10°, perché altrimenti al 10° posto retrocedevo nella categoria dopo. Quindi sono sempre nella categoria 2, non proprio con i big, ma cerchiamo di far bene gara 2. Qua non è facile passare, assolutamente. Più o meno dobbiamo esserci pronti gara 2. Oddio, ha avuto un vuoto.
non mi giocavo punti, quindi l'ho rischiata proprio alla fine. Ho detto provo l'ultimo giro, è l'unica. L'importante è non farlo girare, infatti quando mi sono affiancato ho cercato di raddrizzarlo per non fare danni. Bravo Mattia, complimenti! Bravo, bravo, bravo! Grazie. Cioè, guarda che bello, che location che abbiamo, sembriamo quasi al mare. Hai visto? Siamo al mare, Nicola. Ragazzi, si è appena concluso il quinto Kartrix e penultimo Kartrix di Open Kart Rental Series 20 e 21 by Futura Corsa. Niente, è stato, eravamo qua a San Mauro Mare, dico bene Nicola? Esatto, sì. È stata un'etapa veramente molto super figuissima, organizzazione top, direi senza che qualcuno me ne voglia male di tutte le piste, finora migliore organizzazione e migliore go-kart, performance, distacco tra go-kart in tutto e prezzo soprattutto. Perché vorrei dire che l'anno scorso io forse, cioè, mi ricordo che mi ero un po' lamentato, lenti, invece quest'anno proprio cambiati. Proprio complimenti. Però abbiamo un problema quest'anno, come avete già visto nel video, che Nicola ormai sta dando il pensionamento, non so, si vuole ritirare, non so cosa gli è successo. Mi voglio mettere nella categoria gentleman driver. Non lo so, ai stream va, quando va fuori ultimamente si perde. No, ha avuto sfiga, Poi l'avete visto. Dai, è andata un po' così, gara 2 ci ho provato, cioè ci volevo provare, ne avevo tanto di più, ma non sapevo come fare per sorpassare. Ho detto dai, l'ultimo giro mi butto, e infatti quando mi sono buttato lo stavo girando e quindi l'ho riaccompagnato dritto per non fargli fare il testacoda, e poi mi ha fregato Mennella e niente, dai, ci ho provato, tanto alla fine non perdevo niente. L'importante è non far girare l'avversario davanti. L'importante è divertirsi, e vi ricordiamo che la prossima tappa sarà, vi dico adesso, la prossima tappa e sarà l'ultima, la finale, e ci sarà la battaglissima finale tra Tomba e Bellissima. Tomba tra l'altro chapeau per la gara che ha fatto oggi, ma anche Bellissima, ha fatto 2 gare eccezionali, e anche Pedersali, basta. Stati bravissimi. Comunque se vi volete iscrivere all'ultima tappa dell'Open Kart Rental Series di questa stagione qua, mandate un'email a openkarting@gmail.com o sul sito, e soprattutto dai primi d'agosto si potrà già iscriversi alla stagione nuova. Futuracorse.it, sì, giusto, che vediamo sempre qua sotto in sovraimpressione, ma hai visto che Dario che compare il mouse che fa click? Sì, è vero, l'ho notato. E poi vedrai nei prossimi video. Un salutone e alla prossima su YouWin Vlog. Ciao.